Vi do il benvenuto nel mio canale. In questo video vi parlo di uno dei killer più spietati e fidati al servizio di Totò Riina, Pino Greco, detto Scarpuzzedda. Nato a Palermo il 4 gennaio del 1952, da papà Nicola, che era soprannominato Scarpa, e di conseguenza a Pino Greco gli venne dato il nomignolo di Scarpuzzedda. Il papà faceva il sensale dei mandarini tardivi di Ciaculli, insieme al cognato La Rosa, e non c'entrava nulla con la mafia, ma altri suoi familiari sì, e facevano parte del clan. Nonostante veniva da una famiglia che tutto sommato stava bene, cominciò a delinquere sin da giovanissimo, insieme ad un suo amico, Francesco Marino Mannoia, conosciuto come il Chimico. Erano cresciuti insieme e avevano la stessa età. Infatti è lo stesso Marino Mannoia che ne parla in un'aula di tribunale dicendo che si erano conosciuti da giovanissimi, che stavano insieme tutti i giorni e che erano dei ragazzi un po' scalmanati, facevano delle rapine, dei furti. Secondo il collaboratore di giustizia Gaspare Mudolo, iniziò poi a fare l'autista del boss della calza, Tommaso Spadaro, dove il nipote era Giuseppe Lucchese, che diventerà uno dei suoi migliori amici e complice in molti omicidi. Agli inizi degli anni 70 le loro strade si divisero, perché Pino Greco fu affiliato al mandamento di Ciaculli, Croceverde, Brancaccio, Giardini, dove capomandamento aveva Michele Greco, detto il Papa. Invece Marino Mannoia entra nella famiglia di Santa Maria di Gesù, dove a capo della famiglia c'era Stefano Bontate, il principe di Villa Grazia. Il giovane Pino Greco aveva grandi abilità in quell'ambiente e sotto gli ordini di Michele Greco diventa uno dei killer più spietati del mandamento, tanto che nell'agosto del 1977 compie il suo primo omicidio eccelso, quello del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Giuseppe Russo era al comando del nucleo investigativo di Palermo. Stava investigando sulla mafia, indagando sull'omicidio del procuratore Scaglione, sul giornalista scomparso Mauro De Mauro, sui vari sequestri di persona che erano accaduti tra Palermo e Trapani, ma soprattutto sui mafiosi Stefano Bontate, Tano Badalamenti, Luciano Liggio e Totò Riina. Il tenente colonnello cominciava a dare grattacapi ai corlonesi. Così fu decisa la sua uccisione. I mandanti furono Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Michele Greco. Formarono il comando che doveva entrare in azione, che era composto da Leoluca Bagarella, Vincenzo Puccio, Giovanni Brusca e Pino Greco Scarpuzzedda. Così, il 20 agosto del 1977, alle 21:30, nella piazza di Figuzza, un paesetto vicino Corleone, i killer entrarono in azione. Con una Fiat 128 raggiungono la piazza del paese e con una raffica di proiettili calibro 38 uccidono il tenente colonnello ed un suo amico, Filippo Costa, senza lasciargli scampo. Da qui relaziona strettamente con Salvatore Riina, al punto tale che lo mette a capomandamento di Ciaculli dopo che Michele Greco, il Papa, diventa il capocommissione al posto di Tano Badalamenti. Ecco dunque che scoppia la seconda guerra di mafia, dove due fazioni si scontrano, da una parte i Corleonesi, dall'altra i Bontate, Inzerillo e i Badalamenti. La guerra era scoppiata dall'omicidio di uno dei più importanti mafiosi dei palermitani, Stefano Bontate, il 23 aprile del 1981, il giorno del suo compleanno. Mentre si recava alla sua casa di campagna dopo la festa, a bordo della sua Giulietta, un gruppo di killer lo affianca e lo uccide. Nel gruppo di fuoco c'è anche Scarpuzzedda. Entra a far parte della squadra della morte di Salvatore Riina. Sarà lui ad uccidere insieme a Nino Madonia il boss Inzerillo e sarà lui a uccidere e amputare il braccio del figlio sedicenne del boss, che il giorno del funerale del padre aveva promesso di uccidere Riina. Uccidere anche un altro potente boss, Saro Riccobono, che era stato attirato in una trappola in una tenuta dei Brusca, incontrata da Mosi.
La sua ferocia e spietatezza faceva di lui un boss e un killer fenomenale, a tal punto che nella sua zona, Ciagulli, mandava via tutte quelle famiglie, cosiddetti scappati, che a lui non davano fiducia, arrivando poi a bruciare le loro abitazioni, visto che era anche scampato ad un agguato nel 1982. Pino Greco gli sono stati attribuiti ben 76 omicidi, dove spiccano quelli eccellenti del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il giudice Rocco Chinnici, dell'onorevole Pio La Torre e il poliziotto Calogero Zucchetto. Era molto feroce, era un killer molto affidabile, ma era col tempo anche molto intelligente, tanto che molte persone erano attratte da quel personaggio. E tutte queste qualità cominciavano a far preoccupare il capo dei capi di Cosa Nostra, Salvatore Riina, il quale aveva raggiunto il suo potere grazie proprio a quella squadra della morte. Lo cominciò a vedere come un suo rivale al potere, volendolo un giorno sostituire al comando, vedendo in lui la versione giovane di se stesso. Così, nonostante che Pino Greco, Scarpuzzetta, non abbia mai avuto in mente né di tradirlo né di sostituirlo, ma bensì abbia sempre fatto quello che il capo gli ordinava, Totò Riina decise comunque la sua eliminazione. Il collaboratore di giustizia, suo vecchio amico d'infanzia, Francesco Marino Mannoia, ha raccontato in aula come si svolse l'evento dell'uccisione, visto che nel luogo dell'omicidio era presente il fratello, Agostino Marino Mannoia. Salvatore Riina aveva dato ordine di uccidere Scarpuzzetta a Vincenzo Puccio e Giuseppe Lucchese, cosa che non sapeva nessuno, perché Riina messe in giro la voce che Pino Greco si era rifugiato negli USA. Il pentito ha raccontato che il luogo era una villetta nella zona della Cera, fuori Bagaria. Agostino Marino Mannoia era in compagnia di Vincenzo Puccio, nel piano inferiore della villa, mentre a quello superiore c'erano Pino Greco, Giuseppe Lucchese e un certo La Rosa, un cugino di Scarpuzzetta. Ad un certo punto Agostino sente dei colpi di arma da fuoco nel piano superiore e con disinvoltura Vincenzo Puccio gli dice di andare sopra ad aiutare a pulire. Ma Agostino ha raccontato al fratello di essersi messo paura ed è scappato, perché siccome era molto legato sia a Scarpuzzetta che a Giuseppe Lucchese, aveva capito che qualcosa di grosso era successo. La sera stessa andò alla ricerca di Giuseppe Lucchese e trovandolo capì che era stato eliminato Pino Greco. Lucchiseddu lo rassicurò perché era scappato, ma non doveva farlo più. Ma più avanti, nel tempo, e altre leggerezze di Agostino decisero di eliminarlo. La voce che aveva messo in giro Riina era per indebolire le reazioni dei seguaci di Scarpuzzetta. Si saprà solo più avanti, grazie proprio alla collaborazione del suo vecchio amico Francesco Marino Mannoia. Il suo corpo non verrà mai più ritrovato, perché fu sciolto nell'acido e i suoi resti buttati al mare. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ti ringrazio per aver guardato fino alla fine e spero che tu abbia apprezzato. Se hai domande o commenti, non esitare a lasciarli qui sotto. Spero di vederti presto nel mio canale.